ritrovate. Secondo appuntamento della scuola di etica e cittadinanza. Nel primo incontro non mi sono trattenuto dal ricordare che la scuola di etica e cittadinanza sorge dalle ceneri della scuola di etica e politica di 20 anni fa, che ci aveva affascinato, alla quale partecipavamo nella gabella di Via Roma e portavamo i nostri ragazzi. Ed è stato lì che abbiamo visto che ai ragazzi, quelli giovani, su quei ragazzi si poteva scommettere anche per portare dei contenuti complicati, dei contenuti non scontati e degli incontri con testimoni che normalmente non avrebbero fatto parte del loro panorama e della loro formazione. Quindi per noi educatori è stato un momento di svolta, perché appunto abbiamo capito che si poteva spingere un po' di più sull'acceleratore di quanto non facesse la scuola, di quanto non facessero altre realtà sulla formazione dei giovani. E quindi in tutti questi 20 anni abbiamo tenuto in mente quello che avevamo imparato sui giovani e ci siamo portati nel cuore la scuola di etica e politica e l'abbiamo riconvertita appena abbiamo avuto l'occasione nella scuola di etica e cittadinanza. E questo è il secondo incontro. Nel primo incontro abbiamo avuto Davide Zanichelli, che ha dialogato con Emanuele Ferrari. Hanno parlato della questione dell'etica nella società della stanchezza. È stato un incontro piuttosto sfaccettato, per certi aspetti molto familiare, cordiale, visto i due relatori, ma ci sono stati anche dei punti piuttosto aspri come in quanto sproni che ci hanno portato nella riflessione non solo della vita di ognuno di noi, ma anche in particolare per quanto riguarda l'educazione. Sto prendendo tempo perché in realtà dell'incontro di stasera ho una paura boia. Me lo sono sognato per diversi giorni e però mi sono messo poi in questa condizione da solo, mi sono scavato la fossa da solo perché ho incontrato i testi del gruppo Ippolita prima nell'introduzione del testo recente di Robert Chapman, L'impero della normalità, e poi dopo approfondendo con altre letture, e effettivamente ho trovato spunti che mi sono risuonati nel tempo, cioè hanno risuonato altre questioni che nel tempo ci eravamo trovati ad affrontare come gruppo di educatori, io poi come insegnante di sostegno e anche all'interno dell'università, avendo a che fare con la pedagogia e la didattica speciale, senza forse molta passione per l'università, però insomma mi è capitato anche quello, e quindi l'occasione, la possibilità di portare alcune di questi delle questioni che proveremo a dipanare stasera con l'aiuto di Lavinia a un pubblico, a quante più persone possibile, non ce la siamo sentiti di perderla. E quindi grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Siamo estremamente contenti e orgogliosi di averti qui. C'erano persone che ti aspettavano, non solo io, ma invece positivamente da tanto tempo, perché quando hanno sentito nominare il gruppo Ippolita si sono attivati e quindi hanno detto assolutamente la serata non ce la perdiamo. Quindi giusto per caricare un po' di aspettative e dividere anche questo peso che sento, portarlo anche a te, siamo sullo stesso divano, quindi mi sembra il minimo. Condividiamo questo peso, condividiamolo, perché si tratta anche di guardare negli occhi l'abisso del nostro tempo, quindi lo facciamo insieme, non lo facciamo a livello individuale, lo facciamo collettivamente, ce lo dividiamo un po' tutte e tutti. Bisogna, collettivamente. Allora, sul manifesto compare gruppo di ricerca indipendente, poi ci starebbe anche collettivo Ippolita. Quindi questa sarebbe la realtà che tu porti, la realtà che tu rappresenti. Io in realtà
ho parlato tanto all'inizio perché poi non vorrei parlare durante l'incontro, ritrarmi sempre di più, no? Però almeno la domanda d'apertura, se ci spieghi qual è l'idea di collettivo, come nasce, perché è un collettivo, che senso ha un collettivo al giorno d'oggi, se è cambiata nel frattempo la concezione di collettivo, e per adesso va bene perché sono già 3 domande. 4, grazie. Tieni il conto, sempre tu. Io vi ringrazio di avermi ospitata, di ospitarmi in questo luogo bellissimo, veramente complimenti, perché questo è un luogo magnifico dove certamente io cercherò di tornare, quindi senza dubbio vi manderò delle cose per cercare di mantenere vivo questo dialogo. E fra le varie cose che facciamo c'è anche una collana di libri per una casa editrice che si chiama Meltemi Editore. La collana di libri si chiama Culture Radicali e esiste da 5 anni, non da tanto, però abbiamo pubblicato una trilogia dedicata all'educazione, è la trilogia di Belux sulla scuola, che è insegnare a trasgredire, insegnare il pensiero critico, insegnare comunità, quindi sicuramente vi farò avere questi 3 volumi da avere, da guardare e magari da discutere assieme se avete voglia, perché mi sembra che questo sia proprio il luogo giusto della comunità educante, e quindi insomma proviamoci stasera a essere un po' una comunità educante, una comunità di apprendimento. Io non so bene la differenza tra le due, so che c'è chi la pensa, la immagina, la pratica anche in modo diverso, quindi contaminiamoci. Ippolita esiste da tanti anni, esiste dal 2005, è nato come collettivo in un piccolo centro sociale di Milano che ovviamente non esiste più, ed è nato all'interno di quello che era l'A-Club. L'A-Club ce n'erano tanti, ce ne sono ancora tanti in giro per l'Italia, erano diciamo dei laboratori autogestiti di informatica dove si incontravano gli hackers, gli smanettoni, e in particolare quegli hackers politicamente orientati, eticamente orientati e che quindi volevano mettere al servizio della comunità, al servizio della politica le loro competenze, e lo facevano aprendo dei laboratori negli spazi sociali occupati e autogestiti. Siccome io venivo dal movimento studentesco in particolare, mi sono subito imbattuta nel 1999 nel primo A-Club che è aperto a Milano, dove c'è stato anche il secondo Hack Meeting nazionale, perché insieme diciamo, alla nascita degli Hack Club è nato anche questo raduno annuale che si chiama Hack Meeting e che ancora esiste, che era sostanzialmente il raduno delle controculture hackers italiane. Sto già dicendo tante parole difficili e casomai fermatemi e ditemi non ho capito io. Guardiamo negli occhi, se si supera la soglia di perplessità, approfondiamo. E diciamo quindi avevamo 20 anni, quando nasce Ippolita avevamo superato da poco i 20 anni, noi venivamo da quella scena che ha fatto il G8 di Genova, io avevo 22 anni nel 2001 al G8 di Genova e ovviamente noi eravamo molto coinvolti in quell'esperienza e lo eravamo anche perché all'epoca c'erano tanti server indipendenti che, come dire, facevano comunicazione indipendente dal punto di vista politico e comunicativo. C'era Indymedia, c'erano le prime sperimentazioni con le TV di strada, si lavorava tantissimo con la radio si lavorerà sempre, per sempre, perché la radio non morirà mai, ovviamente. Però diciamo che all'epoca gli Hack Club italiani costituivano un po' una punta di diamante della sperimentazione tecnologica in Italia e hanno proposto tante esperienze di pratiche collettive e di singoli software davvero innovativi. Parliamo di un'epoca in cui lo streaming video era là da venire. Parliamo di un'epoca in cui non c'erano le immagini in movimento su internet, una pagina ci metteva tanto tempo a caricare, ok? E quindi collettivo perché venivamo da un ambito politico nel quale era estremamente importante una condivisione orizzontale dei saperi. In particolare rispetto alla questione dell'informatica noi facevamo nostro un motto di Primo Moroni, che è stato un importante libraio intellettuale milanese,
che diceva condividere saperi senza fondare poteri. E quindi per noi l'idea della condivisione dell'autoformazione era molto importante ed era quello che noi mutuavamo direttamente proprio dalle comunità hackers internazionali e in particolare dal movimento del free software e dal movimento dell'open source, cioè movimenti che si sono occupati di aprire i codici informatici e condividerli pubblicamente. Faccio subito un esempio concreto per capire di cosa stiamo parlando. I software, la maggior parte dei software che in questo momento sono sui nostri telefoni non sono a codice aperto, sono a codice chiuso. Cioè se noi avessimo le competenze per guardare quel codice non potremmo farlo perché quel codice è stato a prioristicamente chiuso. Okay? La sto facendo molto breve. Il movimento del free software e dell'open source invece voleva che questi codici fossero aperti anche non solo alla condivisione ma anche alla modifica stessa. E quindi, come dire, si può dire che le grandi innovazioni tecnologiche in realtà degli ultimi 20 anni arrivino proprio da quei movimenti che hanno avviato l'informatica libera, che era quella che poi in Italia ci ha portato alle esperienze come quella di Indymedia, degli Hack Lab e di Hack Meeting. Quindi sostanzialmente il Poeta nasce all'interno di un centro sociale dove c'è un laboratorio che fa un corso di informatica popolare basato sul free software e sull'open source, dove noi che venivamo dal movimento studentesco a un certo punto cominciamo ad andare, okay? Cominciamo a collaborare con questi hackers e cominciamo a diventare amici di queste persone e a fare politica con loro. Per cui loro ci dicono: ma perché in questa iniziativa politica non facciamo anche questo e quest'altro dal punto di vista tecnico? Vi piacerebbe? E così abbiamo cominciato a ibridare le competenze. Abbiamo cominciato a mettere insieme punti di vista diversi su, come dire, le iniziative politiche che stavamo facendo. In particolare, già si è un po'... Sì, l'ambito sì. L'ambito un po' l'abbiamo inquadrato perché sulla storia si può lavorare tanto. Noi abbiamo scritto un libro che si chiama Open Non è Free, che è stato il nostro primo libro, che è un libro difficilissimo, praticamente incomprensibile se non si è un tecnico informatico, perché chiaramente quando si inizia non si è molto bravi dal punto di vista divulgativo. Poi a un certo punto abbiamo anche imparato a scrivere assieme, quindi i libri sono diventati anche un po' più semplici. Però Open Non è Free, che è il primo libro che abbiamo scritto per la casa editrice Eleutera di Milano, una casa editrice indipendente molto importante per la città, con una lunga storia politica di area libertaria, è un testo che parla proprio della differenza tra open source e free software ed è una sorta di autoinchiesta che noi facemmo all'interno del mondo degli hackers. È di fatto un'inchiesta sociale autogestita fatta all'interno del nostro laboratorio. Scrivere insieme, la scrittura collettiva. Vabbè, Wuming ce li avete presenti, no? Wuming è stata, come dire, sono stati un punto di riferimento dal punto di vista della pratica, come dire, della distruzione dell'autore, del concetto di autore, dell'autorialità. Quindi per noi che venivamo da quel background che metteva insieme il cyberpunk, le controculture, le case editrici indipendenti, ovviamente non ci siamo neanche posti il problema dell'autorialità. Noi eravamo un piccolo gruppino di 3-4 persone che stava facendo una ricerca e abbiamo deciso di scriverlo collettivamente, sostanzialmente ispirandoci alla scrittura collettiva dei volantini, perché quando si scrive un volantino del collettivo studentesco ci si mette insieme, come dire, si cerca un linguaggio che non necessariamente è comprensibile, ma più che altro è un linguaggio che ha dei codici comprensibili da un punto di vista identitario, ok? Per cui tu sai che dicendo alcune parole in particolare agirai su una certa, come dire, su un certo pubblico di persone che capirà tu da dove vieni, dove vuoi andare, cosa stai facendo. Quindi noi sostanzialmente abbiamo, diciamo, mutuato il linguaggio, abbiamo fatto un lavoro un po' di ermeneutica del linguaggio degli hackers, l'abbiamo reso un po' human readable e l'abbiamo, diciamo, messo insieme alle parole d'ordine politiche dell'epoca, che
che erano quelle sicuramente del G8 di Genova, contro il G8 di Genova, ma erano anche quelle un po' della filosofia di Deleuze, a cui noi dobbiamo tantissimo, il testo di Haraway, che uscì proprio in quegli anni, ma anche Rosi Braidotti. Ci sono proprio, si può dire, degli stilemi culturali, degli stilemi filosofici che sono quelli da cui noi arriviamo. Per cui cyberfemminismo, cyberpunk, all'epoca ovviamente anche dal punto di vista femminista non è che si respirava quest'aria così potente come c'è oggi, cioè all'epoca dire sono femminista era quasi un insulto, non era una cosa per cui non ti vendevano la maglietta con scritto femminista, se dicevi femminista un po' te la stavi accollando. E siccome io all'epoca ero anche dentro una piccolissima casa occupata di sole femmine, ovviamente ci tenevo tantissimo che il gruppo si chiamasse Ippolita, cioè che avesse una connotazione. Poi adesso ripensarci dopo più di 20 anni fa quasi un po' ridere, però noi, come dire, molto teneramente questo nome ce lo siamo sempre tenuto perché le Amazzoni erano, come dire, la macchina da guerra nomade di Deleuze, era il divenire nomade di Braidotti e del cyberfemminismo che a Deleuze in parte anche si ispirava. Quindi per noi, come dire, Ippolita ci stava come nome tutelare, perché è anche un po', diciamo, un femminile non conforme, e noi avevamo molto bisogno di avere un nome tutelare che fosse una creatura mostra, e quindi tra le creature mostre abbiamo scelto le Amazzoni. Il gruppo di Ippolita è un gruppo misto, non è un gruppo di sole femmine, è un gruppo dove ci sono maschi etero-cis, ci sono persone trans, ci sono persone etero, ci sono persone lesbiche, e però all'epoca semplicemente, come dire, volevamo che avesse questa connotazione forte dal punto di vista, diciamo, cyberfemminista si diceva, poi adesso non si usa più, però questo, diciamo, è il quadro un po' storico rispetto alla scrittura, certo, e rispetto all'informatica. Quindi la partenza dall'informatica e anche dalla controinformatica da un certo punto di vista, sempre la vicinanza ad alcuni ragionamenti riguardanti la politica, l'etica e quant'altro. Poi nel tempo, se ho seguito bene, se ho ricomposto bene il percorso, anche approfondimenti e peregrinazioni più o meno approfondite anche in altri campi, no? Il campo delle neuroscienze, il campo, si può dire, dell'antropologia, della sociologia, in generale delle scienze umane. E tra queste, nel corso degli anni, tra queste discipline, tra questi ambiti del sapere, ce n'è stato qualcuno che si è rivelato più strategico, più produttivo dal punto di vista dell'ideazione e dei ragionamenti di altri, oppure sono distinzioni che secondo voi lasciano un po' il tempo che trovano, diciamo, quelli tra ambiti disciplinari e si ha a che fare con l'esperienza umana in generale? Allora, si pone anche qui un po' un pezzo di ragionamento sull'università, nel senso che Ippolita è un gruppo indipendente, un gruppo informale. Noi siamo un gruppo di amici, non siamo mai diventati neanche un'associazione, niente di tutto questo. Abbiamo sempre avuto un po' l'idea di... Quando mi ha fatto l'università c'era il vecchio ordinamento, non so, mi sembra di parlare di un'era geologica fa, cioè se penso al G8 di Genova mi sembra ieri, se penso al vecchio ordinamento mi sembra un'era geologica, perché poi, come dire, le distanze sono anche emotive, e c'è un tempo interiore che è sociale, è politico, e Ippolita è sempre stato un gruppo, diciamo, risolutamente anti-universitario, perché eravamo di fatto un collettivo universitario. Cioè eravamo un collettivo studentesco, quindi il nostro primo obiettivo polemico ovviamente era il sapere istituzionale, e quindi ci tenevamo molto a fare una ricerca che fosse molto rigorosa. Noi
esistiamo ancora come gruppo e la gente ci conosce perché le nostre analisi sono state molto rigorose, molto attente, molto pulite, molto definite. Spietate. Spietate, sì. E perché volevamo anche un po' dimostrare che era possibile fare una ricerca importante fuori dall'università e che era possibile farla in maniera interdisciplinare, per cui la dimensione dell'interdisciplinarietà è stata sempre un po' la caratura di Ippolita, che ha, diciamo, una base di filosofia, per cui c'è sempre stata un po' la base dei filosofi e delle filosofe, però poi, come dire, perché ovviamente il gruppo è molto cambiato negli anni, io sono l'unica rimasta del vecchio gruppo originale di Ippolita. In questo momento in Ippolita ci sono persone che hanno età diverse, io ne ho 47, ma ci sono persone che ne hanno 40, 30, 20, quindi persone che hanno un'esperienza politica e culturale molto diversa. E quindi anche le competenze sono diverse, quindi competenze appunto antropologiche, di sociologia, di neuroscienze cognitive, ma anche, per esempio, abbiamo una designer di giochi di ruolo, che in realtà ha studiato storia, che è una ragazza trans, e che ci ha aperto un mondo, perché poi l'esercizio è anche un po' quello di cercare di mantenersi in relazione con le giovani generazioni e lasciarsi contaminare e lasciarsi anche un po'... Cioè, lasciarsi contaminare non è sempre un'esperienza positiva, è anche un'esperienza dolorosa perché ti fa cadere un po' delle certezze, devi mettere in discussione dei pezzi del tuo mondo e quindi molti del gruppo non hanno retto questa cosa. Hanno detto no vabbè, ma se dobbiamo trasformarci così allora me ne vado, ed è del tutto fisiologico e del tutto normale, succede in tutti i collettivi, in tutti i gruppi, ci sono state grandi crisi ovviamente, perché Ippolita è cambiata e il fatto che sia cambiata è quello che ha permesso la sopravvivenza del gruppo e la possibilità di arrivare a parlare di informatica anche da punti di vista che non c'entravano proprio più niente con l'informatica. E anche nella relazione con gli hackers a un certo punto c'è stata grande polemica, nel senso che a un certo punto il mondo dell'hacking politicizzato ha avuto la sensazione di aver perso una battaglia e ha avuto un lungo periodo di lutto rispetto al fatto di essere stati appunto la punta di diamante e poi trovarsi, come dire, un mondo dove l'informatica del dominio, come la chiamava Haraway, oggi la chiamiamo capitalismo della sorveglianza, aveva preso completamente piede in tutta la società e non c'era più spazio per un'informatica alternativa, per, come dire, la biodiversità dell'informatica, la creatività, la dimensione poetica, creativa e, come dire, l'idea che le macchine possano anche non servire assolutamente a niente, avere degli scopi oziosi, degli scopi anche satirici, creativi, cioè con l'informatica si può fare di tutto, solo che quello che è successo è che, diciamo, la logica il criterio di efficacia e di efficienza nella nostra relazione con l'oggetto tecnologico ha saturato tutto lo spazio a disposizione, quindi noi non siamo neanche più abituati a usare degli strumenti che funzionano sì e no. Okay, noi invece facevamo i famosi accrocchi, perché poi l'hacking è anche l'arte di fare l'accrocchio, cioè di far funzionare una cosa, il tempo che ti serve per fare quella cosa e poi, come dire, magari si autodistruggerà o diventerà immediatamente obsoleta, ma anche di utilizzare degli oggetti della vita quotidiana per costruire oggetti completamente diversi, per cui di far fare alle macchine cose diverse rispetto a quelle per cui le macchine erano state costruite. In questo c'è una grandissima dimensione creativa e noi siamo in realtà adesso completamente disabituate a questa relazione con la tecnica proprio. La tecnica ci viene data, noi la utilizziamo così come ci viene data. Non pensiamo al fatto che possiamo metterci le mani sopra, cambiarla e renderla
non necessariamente migliore, ma semplicemente, come dire, più interessante per noi. E quindi c'è questa idea di performatività della tecnologia che utilizziamo, che è molto abilista, che è molto... non siamo disposti a una relazione con la macchina che non sia perfettamente scattante, perfettamente performante, che zoppichi. Noi non vogliamo una tecnologia che non ci veda da un occhio, che zoppichi, che non sia emotivamente capace di rispondere a tutti i nostri bisogni. Noi viviamo in un mondo estremamente sapido dal punto di vista tecnologico, e qualsiasi cosa si discosti dallo standard di sapidità di quell'ambiente lo viviamo come qualcosa di un po' schifoso e abietto. Per cui se vediamo un Nokia 3310 facciamo che orrore, cos'è questa roba schifosa? Ma questo vale anche per semplicemente modelli meno obsoleti di telefoni. Abbiamo costruito un gusto estetico e quindi un gusto etico alla tecnologia che non riusciamo più tanto a mettere in discussione. Quindi anche le macchine stesse diventano vittime di queste aspettative, di questa performatività. Si può dire che le macchine possono diventare vittime? Come si può dire? Allora, da un punto di vista, diciamo, stiamo facendo un balzo quantico. Perché fino ad adesso è stato tutto molto semplice, adesso bisogna che arriviamo alle cose complicate. Le cose un po' difficili. Allora, quello che noi, come dire, ereditiamo dal positivismo, dal rapporto che il positivismo scientifico ha con l'informatica, è il fatto di pensare alle macchine come delle servitrici, sì, sostanzialmente. Per cui la macchina è un servitore, ma dico di più una servitrice, la voglio femminilizzare perché c'è molto dello sguardo patriarcale nel modo in cui questi oggetti vengono costruiti. Per cui le assistenti vocali sono tutte femmine, e sono femmine perché questo anche le rende meno, perché depotenzia un po' la loro carica aliena, e il fatto che, come dire, in realtà noi stiamo utilizzando degli oggetti che sono molto sofisticati e anche molto pericolosi, però gli diamo un'aura docile, sì, le rendiamo rosa, ci mettiamo un sacco di stelline, ci mettiamo il glitter, gli diamo una luce femminile e le limitiamo molto nel range delle loro possibilità, in un range che possa non essere disturbante per chi le usa. In realtà noi utilizziamo delle macchine che vengono sviluppate in ambito bellico sostanzialmente, perché quella che noi utilizziamo è tecnologia militare, e immagino che tutte e tutti stiamo pensando alla stessa area geografica in questo momento e a come le tecnologie vengono impiegate in quell'area geografica. Quando quelle tecnologie che guidano quel genocidio vengono poi portate nella tecnologia civile e vengono utilizzate da noi e diventano quindi tecnologia commerciale, vengono rese docili. Utilizziamo proprio anche questa parola proprio Foucaultiana, perché mi sembra che come sia un criterio proprio di giustezza dire docili, quando non lo sono affatto, vengono disciplinate. Sì, le macchine vengono disciplinate in molti modi, e quindi in realtà le macchine hanno uno statuto di soggetto-oggetto. Le macchine hanno una tale importanza nella nostra società che, diciamo, in qualche modo sarebbe bene ogni tanto cercare di fare un esercizio per cercare di capire che tipo di soggettività incarnino dal punto di vista non soltanto ideologico, e sicuramente, come dire, incarnano una soggettività neoliberale, sicuramente incarnano una soggettività patriarcale, ma nello stesso tempo anche rappresentano una serie di fragilità emotive del nostro mondo,
che raccolgono da noi, che le abbiamo costruite. E ci rispecchiano un po'? Rispecchiano sicuramente alcune delle nostre difficoltà. Quindi per esempio questa intelligenza artificiale che ha bisogno di incamerare dati perché altrimenti non sopravvive, rispecchia un po' il nostro bisogno, il nostro, diciamo, un po' buco nero interiore, la nostra necessità il nostro horror vacui. E adesso mi viene in mente questa, ma in realtà sono anche, come dire, molto paranoiche come macchine, sono un po' macchine appunto che hanno la necessità di essere sempre in controllo, di avere il controllo dell'ambiente in cui stanno girando, no? Per cui noi all'interno del nostro telefono, i software che noi installiamo sul nostro telefono sono tutti dei software che sono progettati perché prendano possesso di quanto più possibile non soltanto dei dati interni al telefono, ma anche proprio del microfono, della videocamera, di tutto quello che può accedere a dei dati che stanno fuori dal telefono, per cui le registrazioni ambientali, video ambientali, oltre che, come dire, l'oscilloscopio, quindi, come dire, può capire se ne stiamo correndo, ballando, camminando, se siamo ferme. Tutto quello che passa attraverso la macchina viene copiato nei server di chi ci sta fornendo quei servizi. Quei servizi ci vengono forniti sia da piccole o medie start-up che poi vengono acquistate dalle grandi multinazionali dell'information technology, che sono sempre le stesse, che sono i GAFAM, e quindi sono Google, Apple, Microsoft, Amazon e Facebook, ora Meta. Sono sempre loro che poi acquistano, diciamo, tutti i dati alla fine. Le piccole start-up producono dati, diciamo, da un punto di vista nuovo e poi, come dire, vengono acquistati. Non c'è neanche, come dire, non c'è competizione, stiamo parlando di un mercato che è completamente blindato. Nessuna mai di noi potrebbe aprire anche solo, pensare di fare un prodotto digitale, pensare di poter sopravvivere vendendo i servizi sul prodotto che ha costruito, che invece era quello che, come dire, pensavano di fare con l'open source e con il free software negli anni 90. Quello che i giovani sviluppatori si immaginano è di poter poi vendere quel software a una grande multinazionale, cioè sono una startup, se funziono, come dire, verrò acquistata da qualcuno di più grande. Io sto andando così, voi ogni tanto fermatemi perché come vedete io sono un po' tentacolare, passo da una cosa a un'altra, quindi e se tra avete l'altro le domande... questi microfoni sono senza fili, quindi possono raggiungere chiunque, okay? In qualsiasi momento. Però, adesso non ve lo do perché voglio chiedere una cosa io. Mi viene in mente, non pensavo di chiamarlo in causa anche perché è arcinoto, Kurzweil, che nel 2005 ha cominciato a parlare di singolarità tecnologica, no? Anche, che è un concetto che praticamente riporta la fusione funzionale tra l'uomo e gli strumenti che utilizza, con il superamento di quella soglia per la quale l'uomo non è più capace di capire quando sta utilizzando le sue funzionalità e quando invece le funzionalità degli strumenti. Okay? E preconizza che questo avverrà nel 2045, se vi volete segnare la data sullo smartphone, il promemoria. No? In realtà, per certi aspetti, capiamo bene questo concetto perché ne stiamo già vivendo diversi risultati, no? Alcune nostre funzionalità di orientamento, anche quella stessa della condivisione, in realtà sono state molto modificate dall'utilizzo di strumenti, oppure, come appunto nel caso della condivisione, si tratta di funzionalità nuove per l'uomo, che però sono entrate nel nostro panorama cognitivo, ma fino a 20 anni fa, 25 anni fa, l'idea stessa del condividere qualcosa istantaneamente con delle persone remote
non era mai stata presa in considerazione dall'essere umano, no? Quindi, voglio dire, anche antropologicamente saltano fuori delle soluzioni nuove, inedite. Allora, la questione di questa fusione apre però a delle implicazioni. Non ultima il fatto che adesso ci stiamo chiedendo, cioè fino ad oggi ci siamo chiesti perché usare la tecnologia, quando usare la tecnologia, come utilizzare la tecnologia. Se davvero si andrà verso la singolarità tecnologica, la domanda dovrà essere: stiamo usando la tecnologia? Allora, diciamo che questo ragionamento sicuramente ci può essere utile il nuovo materialismo femminista. Il nuovo materialismo, ma anche il nuovo materialismo femminista sicuramente ci aiuta. Allora, se... Ho detto sì, ma ovviamente mi sfugge il passaggio, sì. Quindi adesso stiamo ascoltando. Perché parto dal corpo. Grazie. Perché parto dal corpo. Femminismo uguale corpo. Facile. Yeah. Ok. Allora, se partiamo dal corpo e come dire, accettiamo il fatto che il nostro corpo non finisce dove finisce la nostra pelle, ma che di fatto, come dire, il nostro corpo è implicato nella relazione con i soggetti-oggetti, quei semi-oggetti che stanno al di là del confine della pelle, perché noi possiamo vivere in un luogo molto inquinato oppure possiamo vivere in un luogo che non lo è, e quindi, come dire, c'è un sistema di penetrabilità del corpo. Il nostro corpo è penetrabile, il nostro corpo è fragile. Le femministe questo lo sanno di più, perché la penetrabilità dei nostri corpi è qualcosa con il quale dobbiamo fare i conti sin da molto molto piccole, con quella fragilità. Okay? Quindi noi sappiamo che il nostro corpo, come dire, subisce culturalmente quel processo e, come dire, ed è in relazione con l'ambiente in un modo decisamente plastico. Okay? Questo significa anche che se noi accettiamo questo tipo di ragionamento, che la nostra soggettività, il nostro io, non so neanche come chiamarlo perché poi mi interessa anche poco, però diciamo la nostra coscienza non è qualcosa che sta necessariamente dentro i confini della pelle, ma magari è qualcosa che sta leggermente più in qua, ok? Perché la mia coscienza è nella relazione, sta nella relazione, e questa relazione è una relazione con esseri umani, ma è anche la relazione col tappeto, è anche la relazione con il divano, è la relazione con la bevanda calda, con tante cose diverse. Il modo in cui io mi metto in relazione agli oggetti mi determina e determina il mondo che sta intorno a me. Ovviamente chiedo venia, sto tagliando con l'accetta, ok? Questo significa anche che se io ho una vecchia sedia che mi piace molto, che ho rattrappezzato varie volte, cioè la relazione di cura che ho con l'oggetto fa sì che quell'oggetto abbia una vita emotiva, abbia, come dire, e la vita emotiva che io come dire, so trasmettere a quell'oggetto cambia i rapporti con le soggettività che stanno attorno a me, intorno alla sedia. Io adesso sto parlando della vecchia sedia, ma potrei parlare della montagna. Potrei parlare della montagna come soggetto, ok? E dire, e molte, diciamo, popolazioni già lo fanno, e anche molti statuti che si rifanno a, come dire, la visione di alcune popolazioni, come dire, in particolare in Sud America, ma se penso all'Etna, in realtà penso a come le persone che vivono sotto l'Etna hanno questo rapporto con la montagna, ok? Per cui la montagna ha uno statuto di personae, ok? È un soggetto, perché è un soggetto, è un attore di una geografia che modifica la relazione degli umani e dei non umani che stanno attorno a quella struttura, ok? Che è una struttura fisica, in questo caso geografica. Ora, abbiamo parlato della sedia, abbiamo parlato della montagna, abbiamo parlato della relazione, abbiamo parlato degli umani. Possiamo parlare anche delle macchine, però, ok? Perché noi possiamo guardare la macchina e cercare di capire quell'oggetto, cosa determina nella mia vita, nella vita delle persone intorno a me, che tipo di relazione politica posso avere con quell'oggetto lì, perché esattamente come la montagna o la sedia sta all'interno di un sistema
come dire, che da una parte è economico e politico, di economia politica, ma è anche, come dire, un rapporto emotivo, è anche, come dire, una relazione emotiva con me. Uno degli esercizi che noi facciamo, per esempio, con le persone adolescenti, non lo faccio io perché io non mi occupo di formazione con le persone bambine o le persone adolescenti, però è una competenza che abbiamo all'interno del gruppo, è quello di fare questo laboratorio dove lo smartphone è un soggetto, è un amico, e cerchiamo di capire questo amico che ci portiamo dietro che tipo di personalità ha, che tipo di relazione ha con noi, che tipo di relazione noi abbiamo con lui o lei. Anche come lo genderizziamo è abbastanza interessante. E quindi lavoriamo anche sulla dimensione della memoria, della nostra memoria, di come noi ricordiamo le cose e come lo smartphone ricorda le cose. E facciamo dei piccoli esercizi di auto-osservazione di come la macchina si comporta, di come noi ci comportiamo e della relazione che costruiamo con la macchina. Questa era solo la prima domanda, la seconda cos'era che non me la ricordo più. Forse ho provato a rispondere a entrambe. Ma infatti cioè, il discorso secondo me va a toccare tutto quello che abbiamo detto, però la questione è anche del non accorgersi più quando effettivamente stiamo usando una tecnologia, cioè perché diventa parte certo. Quindi diciamo c'è una dimensione, però non vorrei farla troppo difficile, vorrei abbasso un pochettino se me lo permetti. Sono molto orgoglioso che ho sparato. No, ma quando ci si sente particolarmente impreparati si spara sempre altissimissimo. Grazie, annullato. Okay. Allora, la questione, perché cerco di stare un po' più pop, insomma. Allora, perché non voglio né banalizzare il fatto, perché la sua domanda non è banale. Cioè non è che semplicemente noi subiamo la tecnologia perché è la tecnologia che usa noi e non siamo noi che usiamo la tecnologia. È un po' più complesso di così. È un bel po' più complesso di questo, nel senso che noi, come dire, ci modifichiamo in maniera molto radicale nel rapporto con la tecnologia, perché la tecnologia diventa parte del nostro corpo, solo che il corpo è una sostanza, come dire, somatopsichica, non è né, come dire, è un insieme molto complesso, e la tecnologia lavora modificando questo sistema complesso, ok? In particolare, e sto tagliando con l'accetta, attraverso la nostra relazione con le interfacce fatte in un certo modo ed in particolare con le interfacce gamificate, la prendo da lì perché se no la devo abbassare necessariamente, la gamificazione è un esempio di manipolazione profonda che è psichica, che è fisica, che è psicosomatica del nostro, come dire, apparato, che in questo caso io chiamo corpo, ma intendo questa materia complessa, ok? Perché? Perché attraverso la gamificazione, io vi chiedo di non farmi foto, di non riprendere, per piacere, grazie. Allora, cambiare, come dire, il gioco, voi siete educatrici, educatori, no? Giocando si può fare qualsiasi cosa, il gioco ha un grandissimo potere, è una delle cose attraverso le quali veramente si può cambiare il mondo, forse l'altra è la musica, ok? Però diciamo il gioco è piuttosto importante. Esistono tantissimi tipi di giochi, solo che la tecnologia commerciale che utilizziamo ha deciso di prendere solo un tipo di gioco e di, come dire, implementarlo all'interno delle proprie interfacce. Questo gioco è la gamificazione è un sistema di gioco che è mutuato dal game design e che viene, diciamo, embeddato, viene inserito all'interno di sistemi che non sono sistemi di gioco, perché quando noi usiamo i social non stiamo di fatto utilizzando dei giochi, non ci vengono proposti come dei giochi, ma si comportano al loro interno attraverso
sostanzialmente utilizzano alcuni sistemi di gioco. Sono sistemi di gioco molto rudimentali perché sono di tipo competitivo e perché, come dire, si basano sulla numerificazione. Quando noi siamo all'interno di quasi tutte le piattaforme che utilizziamo, ogni nostro piccolo movimento all'interno di quella struttura viene numerificato, okay? Ci viene dato un punteggio. Quello che facciamo, e alle volte questo punteggio non è visibile all'esterno, è visibile semplicemente per te nella tua interfaccia personale, però questo non cambia la sostanza della faccenda perché la dimensione della competizione non è pubblica ma avviene, come dire, nel soggetto con se stesso, quindi può essere drammatica esattamente come lo è quando ce l'abbiamo in forma pubblica. E questo perché? Perché naturalmente questa interfaccia che diventa semi-prescrittiva non ti dice esattamente cosa devi fare, ma ti dice qual è il risultato, un buon risultato che hai ottenuto. E come te lo dice? Te lo dice perché nella tua dimensione sociale tu puoi vedere chi nella cerchia dei pari e delle pari ottiene dei risultati migliori dei tuoi. E quindi tu a un certo punto capisci come settare, fare un fine tuning di quello che è il tuo capitale reputazionale all'interno del sistema per migliorare il tuo rating. La dimensione del rating ovviamente cambia i comportamenti, e non è che li cambia solo dal punto di vista culturale, li cambia anche proprio dal punto di vista, come dire, cognitivo. Le cambia dal punto di vista cognitivo, quindi come dire, perché noi essenzialmente la gamificazione si basa sull'uso della memoria procedurale, nel senso che nessuno di noi ha fatto un corso per capire come si usa la tecnologia. 20 anni fa, quando io ho iniziato a usare la tecnologia, era una roba difficilissima. Cioè non c'era, per fare qualsiasi cosa bisognava veramente andare dall'esperto e dire insegnami come si fa questa magia. La tecnologia non è che è diventata più facile, anzi è diventata sempre più difficile. Quello che è diventata facile è l'interfaccia, che però da user friendly è diventata addirittura gamificata. Questo significa che la può utilizzare chiunque praticamente abbia un lobo frontale. È, come dire, una tecnologia che può essere utilizzata molto facilmente anche da chi ha dei deficit cognitivi molto importanti, ok? Non è che i bambini siano antropologicamente mutati, poi forse lo sono anche, ma io non mi esprimerei in questi termini. Sicuramente, diciamo, i nativi digitali non esistono. Esistono delle interfacce che sono state fatte per essere utilizzate dagli 0 anni ai 99 anni. E questo non perché queste tecnologie siano inclusive, democratiche, orizzontali, ma perché sono un prodotto di consumo e siamo tutti coinvolti in questo prodotto di consumo. Nessuno deve rimanere escluso dal consumo sfrenato, dall'idea della, come dire, della razionalità numerante, della, come dire, del rating personale, della competizione sul mercato del lavoro. E citate anche come elemento i loop ipnotici, anche quello è un meccanismo per cui si rimane alla fine irretiti, no? da alcuni processi e da alcune scelte che poi diventano non scelte. Sto pensando a come prenderla bassa. Allora, facciamo degli esempi. Allora, come fare? Allora, continuiamo, diciamo, sulla questione della gamificazione, di come funziona la gamificazione. Quindi questa dimensione nella quale, come dire, la numerificazione crea degli standard di comportamento, cioè attraverso i numeri io capisco se sto agendo bene, male, se sono mediocre, se non lo sono, c'è tutto un sistema di valori che si apre attorno alla numerificazione dell'esperienza, che è anche una forma di infantilizzazione dell'esperienza con la tecnologia, che rende docile qualcosa che non è affatto docile, che invece ci sta manipolando. E non è che ci manipola solo attraverso le fake news, ci manipola perché
ha a che fare con il piacere. E adesso cerchiamo di capire perché dal punto di vista cognitivo questa cosa ha a che fare con il piacere, e da lì arriviamo al loop. Allora, il padre del comportamentismo si chiama Skinner, ok? Magari qualcuno ha studiato il comportamentismo, se lo ricorda. In questo caso io vi chiedo di perdonarmi se ancora una volta cercherò di semplificare concetti molto difficili, ok? Allora, il signor Skinner lavorava un po' come aveva lavorato in precedenza Pavlov, che aveva fatto degli esperimenti sui cani, e invece Skinner fa degli esperimenti sui piccioni. Comunque sempre di esperimenti sugli animali si tratta, purtroppo, perché molto di quello che il capitalismo fa, l'ha fatto anche sul corpo degli animali. E allora che cosa decide di sperimentare? Decide di sperimentare quella che divenne famosa come la Skinner Box, la scatola del signor Skinner, perché Skinner mise un piccione all'interno di questa scatola trasparente. All'interno della scatola trasparente c'era un bottone che l'animale poteva schiacciare e che gli somministrava del cibo. Vedo che qualcuno si ricorda di questo esperimento. Allora, quindi il piccione schiacciava il pulsante e questo cibo veniva giù. A un certo punto, naturalmente, il piccione era sazio e quindi si accoccolava soddisfatto. E allora il signor Skinner ha pensato: come facciamo a fare in modo che il piccione continui a schiacciare il bottone? Facciamo questo esperimento per cui noi non gli somministriamo il cibo ogni volta che lui schiaccia, glielo somministriamo in maniera randomica, per cui lui si ricorda che gli è venuto giù del cibo e siccome sa che quella cosa può ricapitare, continuerà a schiacciare il bottone. Ok? Lo vedete il piccione che fa questa cosa? Lo vedete, no? Cioè il piccione schiaccia a nastro perché siccome una volta gli è venuto giù del cibo, allora forse è possibile che fra 10, 100, 1000 volte il cibo ritorni. Questo è il comportamento base della slot machine. Siccome una volta ho fatto 4 melette, allora continuerò a perdere tutti i miei soldi. Questa cosa non vi ricorda lo scroll di TikTok o qualsiasi altro scroll di qualsiasi sistema social? Siccome 20 minuti fa, 2 ore fa, 10 giorni fa ho visto una cosa interessante, allora continuo a scrollare perché forse verrà qualcosa di interessante. E nel frattempo, come dire, il mio occhio aptico è un occhio che tocca, perché il corpo è fuori dal corpo in realtà, ed è oltre la pelle, continua a nutrirsi di questo tipo di loop. E questo è un pezzo. L'altro pezzo è sul piacere, nel senso che, come dire, la memoria procedurale, che è quella coinvolta nelle interfacce gamificate, che sono tutti, come dire, processi, appunto non c'è bisogno di un manuale che mi spieghi come fare a usare questi oggetti così sofisticati, perché quella è un'architettura, e l'architettura, quando tu entri in un'architettura, l'architettura ti dice dove andare. Dice una porta, allora vuol dire che posso passare. Dici sono le sbarre, vuol dire che non posso passare. Qui c'è un tappeto e qui c'è un divano e quindi mi posso sedere. Ora immaginatevi, come dire, la vostra prof di storia dell'arte delle medie che vi spiega come venivano costruite le grandi cattedrali e perché venivano costruite in un certo modo e che cosa dovevano suscitare nei fedeli le grandi cattedrali. Adesso immaginatevi, come dire, le grandi cattedrali erano costruite per suscitare stupore e timore di Dio. Così gli oggetti che noi utilizziamo, che sono delle architetture, sono studiate per farci fare delle cose ben precise e per creare in noi delle precise risposte dal punto di vista emotivo, fisico, corporeo, somatopsichico, cognitivo. In particolare l'uso delle procedure è collegato al piacere. La
diciamo, la memoria procedurale è legata allo stimolo di una sostanza endogena che si chiama endorfina, che si chiama dopamina. E quindi, come dire, le interfacce gamificate di fatto iperstimolano una sostanza interna, generando dei loop. Cioè i loop si generano, capite che sto articolando 3 livelli, no? Per cui il loop è un loop generale, all'interno di questo loop però ci sono, come dire, dei meccanismi. Sì. Grazie per avermi ricordato la mia vita precedente quando ero un piccione. Adesso ricordo quel signore, ecco, mi ha fatto tornare in mente come si chiamava. E allora, citato corpi di nuovo. Passiamo alla questione della neurodiversità, perché anche quella è intelligente, è interessante, chiedo scusa. Sì. La questione della neurodiversità, che come termine in realtà verrebbe da avvicinarlo alla diagnostica, alle diagnosi, ma in realtà non ha a che fare con le diagnosi. E poi voi ad un certo punto nel ragionamento lo accostate al capitalismo, okay? E come il concetto di neurodiversità ci può aiutare a capire quali sono le logiche evidenti o non evidenti, nella maggior parte delle volte, che legano gli esseri umani al capitalismo, partendo appunto dalla neurodiversità. Mi ha fatto venire caldo, sto sudando queste domande. Allora, a un certo punto nei nostri studi noi ci siamo accorti del fatto che le tecnologie si comportavano molto di più come una sostanza stupefacente che come una tecnologia, così come avevamo imparato a vederla quando avevamo 20 anni. E questa cosa è successa un po' perché siamo stati in relazione con gli educatori, con le educatrici, gli educatori e con anche le psicologhe, chi si occupa di accompagnamento terapeutico. Io mi ricordo benissimo una volta che ero a Monterotondo nel Lazio, che lo facevo a questo gruppo di educatori, facevo una mattinata di studio proprio intensiva. E a un certo punto, però dopo che questi mi hanno sentito parlare, a un certo punto, non mi ricordo più se questa la mattina del caffè, comunque mi dicono, certo però che siete un po' proibizionisti. E io mi sono offesa tantissimo, mi sono offesa da morire, proprio come, no? E sono antiproibizionisti. E questo ragazzo mi dà una pacca sulla spalla e mi dice, vabbè, ma guarda che tutti quelli che si occupano di narcotraffico sono proibizionisti. E in quel momento, come dire, ho visto la grande distanza che c'era tra me e lui e questo punto di vista completamente diverso che lui stava assumendo e che era il suo e del fatto che avesse perfettamente ragione. Non che io fossi, come dire, costitutivamente proibizionista, ma avendo, diciamo, assunto una postura lontana dal rapporto quotidiano delle persone con le sostanze, non riuscivo davvero a sviluppare una idea della riduzione del danno, della riduzione del danno in particolare. Perché noi possiamo parlare di tutto questo da un punto di vista teorico, ma poi dobbiamo anche un po' calarlo nelle pratiche educative, nelle pratiche di accompagnamento che facciamo, come dire, che fate per esempio nel vostro lavoro. E quindi la teoria deve essere, come dice Beruzzi, qualcosa che ha molto a che fare con la pratica, altrimenti non funziona. Deve essere uno strumento che poi
mi sia utile non solo per leggere ma anche per agire nella realtà. Il nostro punto di vista sulla tecnologia comincia a cambiare, il nostro punto di vista cambia e cambiano i modi con i quali noi cominciamo anche a fare formazione rispetto alla tecnica, alla tecnologia, e quindi cominciamo ad avere un approccio dal basso verso l'alto e non più dall'alto verso il basso, e quindi non diciamo più alle persone non usare questa cosa perché questa cosa chiaramente è stata fatta per questa cosa, tutti i ragionamenti che ho già fatto che conducono naturalmente all'idea logica che questa roba puoi prenderla e buttarla via, che forse è meglio. Però siccome in realtà questa cosa è corpo, è una complessità della quale noi non possiamo disfarci, perché non è che tu ti puoi tagliare un braccio e pensare che poi va tutto bene, perché se noi abbiamo sviluppato una dimensione protesica così importante non possiamo pensare di eliminarla e che questo non abbia delle conseguenze. Quindi abbiamo sviluppato attraverso la relazione con chi si occupa di educazione, chi si occupa di accompagnamento, diciamo chi si occupa di accompagnamento in generale, a come fare a come approcciare questo problema, come lavorare su questa cosa, e quindi lavorare identificando anche i contesti obbliganti, che sono contesti professionali sicuramente, ma sono anche contesti sociali. E cercare anche di ascoltare il malessere che deriva dall'uso di queste tecnologie. La questione è il concetto di neurodiversità, no? Che ad un certo punto diventa una chiave di lettura. Grazie. Allora, la questione è che la macchina, che appunto lavora e modifica l'apparato psichico, tende a farci, come dire, a rendere i nostri comportamenti sempre più facilmente leggibili dalle macchine, ok? Cioè, tende a fare in modo che i nostri comportamenti siano più facilmente digeribili da una macchina di Turing, che vuol dire da un sistema binario. Quindi opera un riduzionismo drastico di qualsiasi componente dell'espressività e fa in modo che la macchina possa digerirlo, certo, ciclarlo e prevederlo, anche replicarlo dentro un database. Da lì il big data. Questo tipo di comportamenti più simili alla macchina, sostanzialmente, adesso la dico male, ci fa diventare sempre più simili a delle forme, cioè è una forma di cioè ci modifica dal punto di vista della neurodivergenza, cioè è una forma precisa di neurodivergenza ad alto funzionamento, ok? È una forma di autismo ad alto funzionamento, cioè il soggetto più performante che questo tipo di macchine possono avere davanti sono soggetti autistici ad alto funzionamento, ok? Che sono chi? Trackers. Erano quantomeno, adesso non è che li frequenti più tanti, però una volta, come dire, c'è il server più importante che c'è in Italia, il server indipendente più importante che c'è in Italia si chiama autistici.org, e non è che si chiama autistici.org per caso, si chiama così perché negli ambienti nerd loro hanno sempre scherzato sul fatto di essere neurodivergenti, non si usava la parola neurodivergente, all'epoca si diceva Asperger, perché ancora, diciamo, il DSM non aveva aperto lo spettro dell'autismo mettendoci dentro la qualsiasi dello scibile umano, ed era anche una materia che non si conosceva bene, però sicuramente, diciamo, quelle maschilità che si riunivano negli hack club erano delle maschilità fortemente divergenti. Okay, perché non è che erano dei ragazzi molto fighi, palestrati, che, come dire, no, erano dei ragazzi tendenzialmente con un'insufficienza toracica, estremamente timidi, estremamente in difficoltà con le ragazze e nei rapporti sociali. Erano delle persone che se ti guardavano in faccia ti guardavano in mezzo agli occhi, qua, dici, mi stai guardando davvero in mezzo agli occhi, qua. Poi a un certo punto, come dire, dici, è fatto così, va bene così. Cioè c'è comunque una dimensione nella quale nel gruppo poi, in realtà, le divergenze, se non sono
come dire, divergenze che causano una sofferenza importante nei soggetti, vengono anche facilmente, come dire, assorbite. Vi parlo naturalmente di gruppi come quello che vi ho appena descritto, a cui non è che poi ho esperienze importanti a parte questa, però è sicuramente un tratto culturale e che ci racconta molto del rapporto con le macchine e, come dire, del rapporto del soggetto umano con la macchina e di qual è questo soggetto umano. La divergenza, allora, adesso è inutile quasi dire che la parola neurodivergente o neurodiversità è un termine ombrello, non è un termine scientifico, è un termine ombrello che serve per appunto definire uno spettro molto ampio i cui confini non sono dei confini realmente stabiliti. È un termine che le persone che fanno capo a una forma di al movimento, diciamo, che vuole politicizzare, ma non è neanche giusto così, perché è un po' identitario, io non è che creda molto nell'identity politics. Diciamo che la tradizione, sono anche poi delle cesure generazionali, ma perché magari faccio riferimento a Basaglia, faccio riferimento, come dire, al movimento antipsichiatrico, che sono delle cose che magari oggi non sono così presenti nella vita politica della contemporaneità, però diciamo una certa critica antipsichiatrica, oggi magari non si chiama così, ma diventa un movimento neurodivergente, per la neurodivergenza critica o politica, però di fatto, come dire, c'è una genealogia tra questi mondi, tra questi movimenti, per quanto magari non sia una genealogia perfettamente riconosciuta all'interno dei movimenti stessi, perché appunto ci sono delle cesure generazionali. Quindi una neurodivergenza critico-politica è, come dire, un movimento, un'idea per la quale si guarda alla neurodiversità come si guarda alla biodiversità, quindi è una dimensione che costituisce non esclusivamente, come dire, sofferenza, ma si guarda anche a quanto questa sofferenza sia in realtà creata dalla società stessa, che prevede soltanto delle neurotipicità o delle neurodivergenze che vanno bene a loro, mentre invece la neurodivergenza è qualcosa che può costituire una ricchezza sociale, culturale, politica che andrebbe rivendicata. Quindi la questione anche in questo caso è un aspetto in più che ci mette in luce le criticità e la controproduttività, diciamo, del paradigma capitalistico e performativo nel quale siamo inseriti, anche quello della neurodivergenza. Allora, rispetto, cioè la domanda è potrebbe anche essere, se in questo mondo dove, diciamo, sulla base della configurazione degli strumenti tecnologici, della tecnologia, come sia sempre più radicata e diffusa, si è aperta la possibilità di riconoscersi anche come soggetti neurodivergenti e, diciamo, la possibilità di discutere e di uscire allo scoperto e di formare anche una comunità neurodivergente sulla rete è stata riconosciuta come una cosa buona, no, da questi soggetti, cioè la base di un riconoscimento anche identitario, no, come soggetti neurodivergenti. Andiamo verso la scoperta di nuovi tratti dell'essere umano, cioè alcune caratteristiche, alcune configurazioni anche dell'essere umano che fino ad oggi non sono poi emerse, perché i neurodivergenti c'erano anche prima, no? Però diciamo con questa congiuntura anche tecnologica, anche comunicativa, sono poi venuti a galla di più. È possibile che emergano degli altri tratti della nostra specie umana e che quindi andiamo alla scoperta anche di nuove configurazioni dell'essere umano? Mi piacerebbe che tu svelassi davvero le tue carte, ma non le stai svelando, cioè continui a girare intorno agli stessi argomenti, però non vai fino in fondo di quello che, cioè diciamo di quello che io chiamerei un eccezionalismo tecnologico che tu stai difendendo in tutti i modi possibili. Spero che... Proviamo. Io non sono un'eccezionalista tecnologica, come è chiaro. Amo la tecnologia,
amo tantissimo la tecnologia, ma il mio amore è pieno di consapevolezza. E perché sono consapevole ed è un amore femminista che non faccio sconti e non mi piace l'idea dell'amore romantico, ecco, lo rifiuto, anche se non so nominare tutti gli altri tipi di amore, però vorrei che provassimo a immaginarci anche delle cose diverse. Aspetta, la prima parte della domanda però non era sull'eccezionalismo, era ancora la neurodivergenza. Sì, in sostanza sì, cioè la neurodivergenza è riuscita ad emergere, ad affiorare. Ah, ok, sì, era sull'identity politics. Mm-hmm. Allora, io uso il femminismo perché è la cosa su cui mi trovo meglio. Mm-hmm. Ok? Allora, io ho fatto un'esperienza separatista, una casa occupata di sole femmine, e nello stesso tempo però faccio parte di un gruppo che si chiama Ippolita, che quindi non è la femmina, che è una massone, quindi un femminile molto, come dire, verdeggiante, e che però, come dire, al suo interno è un gruppo non identitario, okay? Non separatista. Perché io credo che queste cose, cioè il separatismo e il non separatismo, possano coesistere. Okay? Quindi penso che le esperienze separatiste siano molto importanti, ma non penso che l'identitarismo, che come dire, il separatismo si basa sull'identità, il separatismo è un'esperienza identitaria. Okay? Non penso che l'identitarismo però possa esaurire la ricchezza espressiva che noi possiamo pensare di esprimere. Okay? Certo. Quindi il gatto è vivo e morto in contemporanea. Il web 2.0, in particolare i sistemi gamificati, l'informatica del dominio, il capitalismo delle piattaforme, il capitalismo della sorveglianza, possiamo chiamarlo in tutti questi modi, parliamo sempre della stessa cosa. Si basa in particolare sulla possibilità di creare nicchie merceologicamente rilevanti e quindi di creare dei gruppi omogenei e quindi lavora sull'identitarismo, cioè lavora sul fatto di creare, di far incontrare persone simili tra di loro. Più gruppi di persone simili tra di loro si incontrano, meglio è, perché è più facile metterli dentro un database. Quindi quando si deve infilare una cosa in una tabella per asciusse ordinate, quindi avrai bisogno di trovare dei minimi comuni denominatori. Quindi i social network sono, come dire, pullulano di gruppi identitari. L'identitarismo è un +1, cioè l'identità nuova X, qualsiasi, è un +1 che si mette nella tabella, quindi va a arricchire il database di una variante. Facciamo un esempio concreto. Speed dating, ok? Sono software social per incontri sesso-affettivi. Come sono fatti? Allora, prendono un concetto, che in questo caso è relazione sesso-affettiva, oppure amore, che è qualcosa di assolutamente indescrivibile, è qualcosa di assolutamente non riducibile, viene incapsulato per poter essere, come dire, per poter entrare dentro una macchina binaria. Okay? Quindi vuol dire che tu dai una definizione univoca di amore, di relazione sesso-affettiva, e dici questa cosa qui vuol dire uguale relazione sesso-affettiva. È come dire che 2 più 2 fa 4. Questo è un metro. Vi ricordate negli antichi mercati c'era il metro disegnato, cioè un metro è da qua a qua. Ok, così non ci possiamo sbagliare. Si chiama linguaggio formale. Ed è estremamente importante il linguaggio formale, perché appunto fa sì che non ci siano ambiguità. Un metro è un metro per tutti. 2 più 2 fa 4, 1 chilo è 1 chilo, non ci possiamo sbagliare, non c'è ambiguità. Ora capite che però quando parliamo di amore o di relazione sesso-affettiva è molto complicato pensare che, come dire, l'amore è questo, è una cosa un po' autoritaria. Però se devo fare un prodotto di consumo,
devo ridurre l'espressività del linguaggio naturale e farlo diventare un linguaggio formale, ok? Per cui decido che il modo migliore di sintetizzare l'idea della relazione ad amore o sesso affettiva è che il simile incontra il simile, che io starò bene e sarò felice incontrando delle persone che mi assomigliano, cioè che l'amore esiste tra persone simili tra loro, ok? Per cui io incontrerò una prof che insegna all'Università delle Belle Arti, che ascolta soltanto la musica degli anni 90 e che gli piace un certo tipo di cinema, ok? Per cui io mi descrivo, do una serie di caratteristiche di me, le immetto nella macchina e la macchina mi restituisce esattamente una cosa simile a me, ok? Non è che mi restituisce una persona che non c'entra nulla con me, mi restituisce, secondo un criterio di efficacia e efficienza, qualcuna con cui andare a cena e possibilmente consumare un rapporto sessuale. Perché l'idea è che io consumo quell'esperienza e poi ci ritorno e vado avanti, perché comunque è sempre uno scroll. Quindi in un'idea consumistica dell'amore, quella macchina funziona perfettamente, è una macchina efficace, è una macchina efficiente, però questo non c'entra nulla con la mia necessità di crescere come individuo, perché io magari ho bisogno invece di incontrare una cuoca asiatica piena di tatuaggi che mi porti a vedere delle cose completamente diverse da quelle che io ho visto fino adesso, perché quella è un'esperienza, come dire, che mi destabilizza e magari mi fa scoprire qualcosa di me, magari anche qualcosa che non voglio, però la vita è anche qualcosa in cui ci si mette un pochettino a rischio. Mentre invece, che cosa succede all'interno dei sistemi gamificati che usiamo tutti i giorni? Che noi incontriamo persone simili a noi. Io voglio fare la fotografa, mi presenteranno solo fotografi e fotografi, persone che hanno una vita fotografi meravigliosa, ok? Oppure incontrerò persone che la pensano politicamente come la penso io, incontrerò persone che hanno come delle mie tendenze religiose, incontrerò persone che hanno le mie stesse diversità, neurodivergenze e compagnia. Questo da una parte, come dire, è stato salutato come la bellezza della rete di internet, no? Perché tu puoi incontrare persone simili a te che stanno dall'altra parte del pianeta. E sicuramente è una cosa importante. Il punto è che quella cosa, che come dire, era semplicemente frutto di un protocollo che si chiama HTTPS, ok? Per cui, come dire, di un'infrastruttura della rete, è stato reso produttivo diventando parossistico. Per cui io, come dire, ed è così che, come dire, non nascono gli incel, per intenderci. Cioè, il punto è che l'identitarismo è la base e il vertice delle tecnologie che utilizziamo. Ed è la base e il vertice con delle esternalità negative molto profonde. Perché, come dire, perché perdiamo la capacità di comprendere che l'identità non come dire, che il gatto è sia vivo che morto, perché c'è la dimensione identitaria, ma c'è anche la dimensione della mixité, e se non lavoriamo mai sulla mixité, lavoriamo solo sull'identitario, ci perdiamo tutto un pezzo di mondo, che però risulta meno produttivo dal punto di vista dell'informatica commerciale. Sopporti ancora una domanda con la mia voce prima di passare a quella di Ignacio. Vorrei sentire qualcosa sull'eccezionalismo tecnologico. Dite qualcosa sull'eccezionalismo. Vorrei che tu mi dicessi qualcosa sull'eccezionalismo tecnologico. Non so neanche cos'è l'eccezionalismo tecnologico. Però ti faccio un'altra domanda. Salta fuori da diversi punti, da diversi passaggi, il rapporto in sostanza con l'errore. Utilizzando degli strumenti che sono sempre che ci avvicinano sempre di più a una performatività. Poi di base, essendo dentro un sistema che premia la performatività e quindi lo sbagliare sempre meno, diventare sempre più, cercare di raggiungere uno standard di perfezione che poi il gioco è che non si raggiunge mai, no?
che genera delle esclusioni e quindi è alla base di quelli che non ce la fanno che ci si sente poi perfetti così. Però in realtà anche attraverso, cioè questo è amplificato dall'utilizzo appunto di strumenti che ci portano a sbagliare sempre meno, no? Perché sbagliare anche dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista di una performance intellettuale con l'intelligenza artificiale è più difficile, cioè è uno strumento che non c'è mai stato. No? Quindi ci allontaniamo sempre di più dalla dimensione dell'errore, che per noi che siamo vissuti con l'errore, che con l'errore abbiamo avuto a che fare, ce lo siamo trovati, ci abbiamo sbattuto contro tante volte, è una questione. Ma se una nuova generazione nasce lontana dall'esperienza dell'errore, lo trova proprio espunto dalla sua esperienza rispetto al mondo, dopo possono succedere delle cose spiacevoli quando poi queste persone, queste giovani persone, crescendo o anche non crescendo, perché le frustrazioni arrivano anche quando si è piccoli, comunque hanno a che fare con la frustrazione e con le difficoltà della vita, no? È una logica che è possibile secondo te? E poi mi immagino che se così davvero dovrà essere, se così succederà, le scuole e le realtà educative si dovranno impegnare ad insegnare alle nuove generazioni non a non sbagliare, ma dovranno insegnare a sbagliare, cioè a confrontarsi con l'errore. È una distopia? C'è qualcosa di sensato in quello che ho detto? Beh, intanto secondo me potremmo provare a pensare di fare qualcosa assieme. Cioè potremmo provare a pensare di immaginare di contaminarci con questi saperi e provare a ragionare su, per esempio, su come lavorare con i bambini molto piccoli. È una sfida che non sta accogliendo nessuno. E lavorare sulla questione, insomma, mi sembra che se partiamo da qui siamo già un'avanguardia, quindi io direi di farlo, direi che è l'unica cosa che dobbiamo fare, cioè che dobbiamo proporci in questo modo, dobbiamo immaginare di affrontare questo aspetto. E la questione dell'errore è la controparte del premio. Siccome noi siamo la paideia, è una paideia premiale, cioè l'educazione collettiva è legata alla premialità, ovviamente come dire, l'errore non è previsto, perché comunque poi alla fine vinciamo tutti, c'è sempre, come dire, viene sempre ridistribuito qualcosa. Apparentemente non ci sono mai perdenti, poi in realtà noi sappiamo bene che i perdenti ci sono perché in un sistema piramidale, giustamente come hai detto tu prima, chi vince sulla base del fatto che qualcuno perde, ma in realtà, come dire, il fallimento viene sempre sottratto alla vista. Poi come dire, scopriamo che c'è una grande frustrazione, che c'è una grande frustrazione, detto così, e questa frustrazione non sappiamo da dove viene perché in qualche modo non abbiamo analizzato il sistema premiale che abbiamo davanti, che svuota di significato etico quello che facciamo. Perché faccio un esempio di cose che si possono risolvere con la gamificazione e che si fanno in alcune città anche italiane e che, non so, per esempio ci sono dei quartieri della Movida, ce l'avrete sicuramente anche a Reggio, dove si bevono tante birrette, non so quanto siano educate le giovani di Reggio, ma per esempio in alcuni quartieri di Roma c'è stato questo problema per cui la sera era pieno di bottiglie di vetro per terra rotte e questo, come dire, era molto pericoloso avere questo tappeto di bottiglie di vetro, quindi hanno creato un sistema gamificato premiale per cui se tu riporti il vetro, lo butti dentro nella campana del vetro,
ti viene dato 50 da 50 centesimi, oppure ti viene ricaricata la tessera dell'autobus. Okay? Questo sistema fa sì che tu compi un'azione non sulla base di una pienezza etica di quell'azione, ma sulla base di un sistema premiale. Okay? Attraverso questa metodologia è possibile far fare alle persone praticamente qualsiasi cosa. Per cui oggi raccattano la carta per terra, domani se la prendono con chi ha la pelle diversa dalla loro, perché magari c'è un sistema premiale che gli dice tutt'altro, okay? Perché non c'è più la dimensione nella paideia, scusa, non so come dire, nella dimensione della comunità educante, sì. Non c'è più un sistema di soggettivazione della verità nel rapporto con diciamo il maestro, la maestra. Non c'è, questo sto citando Foucault nell'ermeneutica del sé. Cioè, il punto è che noi non abbiamo quel momento di soggettivazione della verità, cioè in cui noi mettiamo in discussione la verità del maestro, quindi la verità della società, la verità del sistema, e decidiamo noi, cioè poniamo al vaglio della nostra coscienza gli elementi e decidiamo se ci vanno bene o non ci vanno bene. Se questo elemento viene a mancare, perché la verità è una verità, come dire, esterna, che sta dentro un sistema di loop, è molto difficile che riusciamo anche a capire i reali motivi della nostra frustrazione. Cioè finiamo per pensare che i motivi della nostra frustrazione sono tutti interni, mentre invece sono tutti esterni. E sono esterni perché siamo in un sistema che non ci fa fare la fatica etica di capire che, come ci diceva la mamma, la città è come la nostra casa, quindi così come metti a posto la tua cameretta, metti a posto la città, prendi la carta e la metti nel cestino, non perché avrai un premio, ma perché, come dire, c'è un sistema culturale che noi condividiamo che dice che questo fa parte del nostro convivere insieme. Poi chiaramente, come dire, i policy maker ti dicono però è tanto comodo il sistema gamificato, risolve tanti problemi, perché non dovremmo farlo? È così comodo. Sicuramente questo è vero, però, come dire, forse dovremmo riflettere sulle esternalità negative dal punto di vista emotivo, psicologico e sociale che generano, perché magari risolviamo un problema sul momento, ma ne stiamo creando un altro sul periodo più lungo. Stiamo rinforzando una perdita di responsabilità, in sostanza di consapevolezza e di responsabilità, che ci allontana sempre di più da quello che appunto potrebbe essere il nostro spessore, il nostro mandato, la nostra collocazione etica. Sì, e anche dal punto di vista, come ci tenevi tu a dire, dal punto di vista cognitivo, quindi dal punto di vista della plasticità della nostra mente e della nostra dimensione transindividuale. Cioè ci modifica, a me non piace tanto dire che ci modifica come specie, o che perché io comunque cerco di acquisire una postura postumanista, dove che vuol dire cercare di fare un po' un passo di lato non antropocentrico, no? Perché cercare di perché se penso alla specie, a noi come specie, sono molto felice che siamo di fronte alla stessa estinzione di massa. Siccome però non mi sembra che questa sia come una dimensione, cioè, allora noi dobbiamo cercare un po' di rifuggire anche da una certa, da un certo spleen, cioè io non voglio né essere quella, non sono né Pollyanna, non voglio né, come dire, per me il nichilismo o è nichilismo attivo o non è. Okay. La questione, come dire, cerchiamo di diciamo, prendere un'ottica mutante. Sto cercando di venirti vicino nel dire questo, cioè faccio appello anche a un immaginario appunto post-umano, perché quando io ero ragazzina mi sentivo una mutante, mi sentivo così
fuori dai ranghi, così come un outsider, da assolutamente considerarmi un mutante, e anche con un certo orgoglio. Cioè c'era, come dire, adesso la sparo un po' grossa, ma è per farmi capire, no? C'è un certo orgoglio anche nell'abiezione. Ah, certo. Okay? Quindi, ed è così che i movimenti queer hanno lavorato su un'emancipazione che non è solo emancipazionismo, per cui che genera la dimensione consumistica di quell'identità, ma come dire, un'emancipazione che è politica, che come dire è di classe anche un po', no? Che fondativa. Sì. Okay. E quindi io non è che non voglio mutare, cioè a me va benissimo di mutare, e va benissimo anche, come dire, la proletarizzazione della mutazione, ok? Solo che la voglio autodeterminata, cioè la voglio fare io, non voglio che la faccia il sistema. Cioè la questione è che io me lo voglio cucire addosso da sola il braccio meccanico, voglio, come dire, è ineluttabile, c'è una dimensione dell'ineluttabilità, benissimo, però io voglio cercare di autodeterminare il più possibile questo processo, sì, certo. ok? Perché altrimenti vado a mettere le bombe, non so come dire. E siccome quella roba lì è una roba, non so come dire, che ci avrei voglia di vivere. Da una parte, come dire, sento che ho voglia di vivere e anche un po' di godermela questa dimensione dell'abiezione, cioè penso che che ci possa essere un orizzonte di gioia e di vitalismo, perché poi alla fine comunque sono delosiana fino in fondo, non so come dire, cioè io penso che possiamo viverci bene il margine, viverci bene la marginalità. La marginalità non è semplicemente il luogo della sfiga, è un luogo dove noi possiamo costruire degli spazi di libertà e anche degli spazi creativi, certo, dove riconoscendoci in quanto mutanti noi possiamo scegliere come mutare, o almeno cercare di farlo, provarci con gioia, e non così. Non so, e se possibile facendolo anche insieme agli altri, mantenendo la relazione alla dimensione umana, cioè sociale, voglio dire, più che altro. No, però se questa cosa dell'umano però bisogna che però chiariamo, perché la questione è stato un lapsus. l'umano è stato un lapsus adesso umano. Nel senso che in nome dell'umanità sono state fatte le peggio cose. Io non so quanta voglia ho ancora di... Perché poi quando vado in giro parlo di tecnologia, c'è tantissimo questa retorica del rinascimento tecnologico, per cui questa idea, come dire, che è appunto molto umanistica, molto Leonardo da Vinci, l'umano misura di tutte le cose, c'è proprio questo entusiasmo e fiducia nell'essere umano in quanto tale, nella tecnica in quanto tale, c'è un ottimismo che francamente a me non mi convince, non mi ha mai convinta, però dall'altra parte non voglio, cioè non è che dall'altra parte c'è del pessimismo, non è che io sia una pessimista, io non sono affatto una pessimista, semplicemente voglio essere autodeterminata, vorrei che fossimo collettivamente autodeterminati e non ci bevessimo tutte, come dire, queste narrazioni sull'umano che dicono magari anziché mettere al centro l'umano mettiamo al centro un'altra roba, l'acqua, non so, la montagna, la terra, altro, comunque qualcosa di non umano, qualcosa che non sia umano, perché tutte le volte che mettiamo in mezzo l'umano poi c'è qualcuno che deve dire cose umane e qualcosa non è umano. E lì, come dire, Foucaultianamente ritornano i problemi. Quindi diciamo che io sono un po' per un cyborg gioioso, sono per un cyborg preso bene, abbietta e preso bene. Ci piace. Non so se... Ci piace, questa l'immagine che ci portiamo. Ok. Apriamo, giro il microfono verso la... Direi che adesso sono sbragata.
signore e signore. È difficile questo rapporto con le tecnologie, raccontatecelo un po', anche dal punto di vista del vostro lavoro. Beh, mi avete fatto sudare, sono qua che sto ascoltando delle domande difficilissime, dite qualcosa anche voi. E non erano quelle che mi ero preparato. Infatti, io ho studiato lo so, è vero. Ero parte di una telestreet qua a Reggio, quindi un gruppo di 10-11 persone di fatto che portava avanti questa realtà con competenze miste. Bene o male eravamo un collettivo, cioè quindi nel senso c'era chi di noi voleva fare la telestreet sapendo che non la guardava nessuno, ma per spegnere la TV, per uscire di casa, c'era chi metteva delle competenze tecniche, altre tecnologiche, di programmazione e tanto altro. C'era in quel periodo il fatto che anche banalmente la rete, il web, motori di ricerca ti potevano portare, a seconda di come tu li utilizzavi, ovunque, e potevi anche trovare, diciamo, quelle che erano contenuti e informazioni completamente che da tanti anni ormai non si trovano più. Non c'è più quella stessa, cioè, la percezione che io ho spesso con i motori di ricerca è che non c'è più quella stessa libertà di ricerca che c'era all'epoca, ma così come banalmente anche semplicemente la dimensione delle mail, la dimensione comunque dei primi social network, di NG Vision, ma anche del primissimo YouTube, dove comunque dovevi stare nei 5 minuti, c'erano comunque anche dei dogmi creativi, potevi raggiungere davvero la diversità altrove, potevi anche, in alcuni contesti territoriali, la cosa molto bella è che in posti dove comunque il telefono non funzionava, il fax non funzionava, tu raggiungevi persone che altrimenti non facevi molta più fatica a farlo. E mi rendo conto che quando hai fatto l'introduzione iniziale, rispetto a quell'epoca, quello che era anche, diciamo, l'idea di una collettività che produceva, che poteva viaggiare libera, che poteva essere, diciamo, anche molto concreta nelle realizzazioni, nella pratica, spesso con chi è giovane. A me è capitato recentemente di fare un corso con un ragazzo di 30 anni che spiegava come fare la comunicazione, come creare prodotti, e la cosa che per me è stato devastante è che per lui fare un video non significava proprio cioè metterlo in piedi, cioè pensarlo, realizzarlo, così via, ma semplicemente appoggiarsi a uno strumento che in un qualche modo lavorava per lui. E questa dimensione che io non venivo dal linguaggio video all'epoca delle telestreet, invece per me era stato molto affascinante la ricerca e il confronto anche con altre persone, e l'impressione che avevo per l'appunto anche rispetto al gioco è che costruissimo insieme dei contenuti, magari a distanza di anni, alcuni riprovevoli, altri no, ma qualcosa che ci rappresentava come gruppo. Ecco, io spesso questa dimensione di racconto, questa dimensione anche di quello che sono state le prime, diciamo, esperienze col virtuale e con la tecnologia, per me è una cosa che conservo dentro come una cosa bellissima, che fatico sempre meno a sperimentare nella vita quotidiana. Anzi, per l'appunto nella scuola di etica e politica per noi i primi social erano strumenti per far venire persone improbabili a delle nostre proposte improbabili. Oggi non è più possibile fare questo, è molto difficile perlomeno, cioè è sempre più settoriale, identitario, categorizzato, e quindi anche incontrare la neurodivergenza o la divergenza rispetto al io quando fai qualcosa è molto più difficile. Ecco, per me questa dimensione sarebbe molto bello riuscire a trasmetterla con persone che alla fine hanno 15-20 anni in meno di me, perché mi rendo conto che non l'hanno vissuta, e questa esperienza, questa relazione con la tecnologia, con la creatività che c'era in questo, con la capacità comunque ti dava l'idea del non confine. Oggi invece tutto sembra confinato, chiuso, ristretto, e dove ad un certo punto stai lì dentro, stai comodo, e questa dimensione per me è devastante, perché comunque ci ho passato molto tempo, molte ore, molte notti, molte giornate nel realizzare questa attività quando ero più giovane, ma perché mi davano tantissimo. Oggi questa dimensione, mi chiedo un ragazzo per appunto, o una ragazza giovane,
oggi che cosa può fare? Noi volevamo fare la telestreet per uscire di casa, spegnere la TV perché in quel meccanismo non ci sentivamo più. Oggi qual è cioè, che cosa dobbiamo spegnere? E che cosa invece bisogna accendere per spegnere quello che è il contesto attuale, che non è un contesto. Allora, non vi immaginate di fare degli interventi lunghi come quello di Gianluca. Gianluca di Mondi Insieme è tra i partner della realizzazione di Scuola di Etica e Cittadinanza, quindi ha potuto fare un intervento così lungo. Ok? Mi piace questa cosa, come l'hai impostata, cioè il fatto che per spegnere una cosa si accende un'altra cosa, che non è un minus di tecnologia, ma è un plus di tecnologia. È molto... È quello che dovremmo cercare di fare. Ora, diciamo, il piano creativo è un piano difficile, perché è il piano su cui siamo state un po' disabituate a utilizzare appunto la fatica, a scaricare l'elemento faticoso su di noi, scarichiamo sempre l'elemento faticoso sulla macchina, e questo però non corrisponde a maggiore creatività. Quindi bisognerebbe, diciamo, lavorare su delle macchine e sull'empatia, o lavoriamo sull'empatia nei confronti della macchina, per cui la macchina creep, la macchina queer, la macchina che non funziona, e quindi che diventa parte della nostra vita emotiva, per cui tenere viva quella macchina significa tenere viva una possibilità creativa. Bisogna un po' capire come arrivarci, perché dall'altra, come dire, c'è anche il problema di WhatsApp, che è praticamente un malware, e quindi, come dire, ed è un malware di cui non riusciamo a liberarci proprio. Io cerco di aiutare le persone a, passare a Signal, quantomeno in certi ambienti di lavoro dove è possibile non fare l'ennesimo gruppo su WhatsApp, ma scaricare Signal, usare quello, e già è una roba molto complicata perché le persone sono refrattarie, cioè proprio non pensare di fare anche solo pochissima fatica, diventa un problema enorme. E questa cosa è un problema enorme perché c'è una quota di determinismo chimico dovuto alla pianificazione. Perché se tu sei abituato a mangiare sempre i croccantini del gatto, se poi io ti propongo i manicaretti macrobiotici, tu dici, ma io non la voglio questa roba qua, perché come dire, abbiamo la lingua asfaltata e quindi non riusciamo più a ricostruire un gusto estetico, un gusto... Però possiamo provare a immaginarci degli esercizi. Per esempio, come dire, adesso mi viene in mente rispetto alle telestreet la questione di sganciarci dalla rete, di costruire dei sistemi di rete interne video, per cui hai delle riprese in bagno, delle riprese in cucina, delle riprese nel giardino, e come dire, poi hai una serie di monitor in un punto e da lì parti con la sceneggiatura e il montaggio, cioè devi un po' vedere fisicamente questa roba che va, e a un certo punto forse c'è un'altra ipnosi, c'è un'altra che si inverte il loop, però probabilmente abbiamo bisogno anche di tirare dei cavi, di fare delle cose fisiche, cioè di far vedere come si ricostruisce una rete di collegamento tra sensori esterni e riproduzione dell'immagine. Vabbè, almeno qualche nerd non c'è in sala. Una cosa non mi ha trovato d'accordo. Quando si è parlato dell'errore, la premessa della domanda di Matteo era che la tecnologia porta a diminuire gli errori. Secondo me è sbagliato. Cioè io credo che in realtà sia molto peggio. La tecnologia non diminuisce gli errori. Gli errori rimangono, sono sempre più o meno quelli, perché comunque cresce moltissimo con la complessità delle cose che devi fare. Il problema qual è? Il problema è che non li riconosci più, ok? Perché non siamo più abituati a pensare con la nostra testa, a sviluppare un pensiero critico, e anche cose che fino a poco tempo fa banalmente non riconoscevamo come sbagliate o criticabili, non le riconoscevamo più. Quindi non è vero che non c'è più l'errore c'è, secondo me in misura pure maggiore di prima, non è riconosciuto. Sì, mi viene in mente un testo di Halberstam che si chiama L'arte del fallimento queer,
E questo concetto del fallimento e dell'idea di riconoscere, di lavorare sul riconoscimento del fallimento, dell'errore come elemento fondativo, come diceva lui prima. Credo che possa essere una strada, quella proprio di di indagare, di andare a cercare l'errore, di guardare dietro, di cercare di capire in quale punto si genera il fallimento, in quale punto esterno si genera l'errore, il fallimento. Perché credo che una volta che lo riconosciamo probabilmente poi è più facile ricordarselo. Faccio una premessa a tutti gli aspetti, chiamiamoli psicologici, che ci sono dietro oggi ai social, sono stati studiati dal mondo, diciamo, individuiamo un nemico, il capitalismo, ok? Quindi li hanno studiati. Uno, come mai arrivano sempre prima? Nel senso che come mai non ci sono idee alternative, perché la controcultura rimane sempre un po' chiusa, diciamo in un mondo un po' più isolato, no? Mentre invece comunque siamo tutti parte del capitalismo, cioè nel senso che ci siamo tutti dentro. Quindi loro in un qualche modo arrivano prima e fanno cose che comunque fanno breccia, entrano, perché cioè, all'orizzonte per esempio io vedo un pericolo anche, questa neurodivergenza arriverà il giorno in cui verrà scoperta e verrà sfruttata. Cosa possiamo fare? Allora, sul perché, e torno alla questione della gamificazione, cioè il perché è legato al desiderio e al fatto che il nostro desiderio è stato catturato, la nostra attenzione è stata catturata. Dal momento in cui l'attenzione e il desiderio, attraverso la dopamina, cioè chimicamente, siccome siamo determinati, cioè che non vuol dire che non pensiamo, però vuol dire che appena dobbiamo spostarci un pochettino la fatica è tale, tanta, e non ci stiamo dentro. Proprio sul perché non succede, secondo me il motivo è quello lì. Perché, come dire, riusciamo a immaginarci la fine del mondo ma non la fine del capitalismo, ok? Per dirla alla Fischer. E invece sulla questione dello sfruttamento della neurodiversità, secondo me è un po' già in corso questa cosa, nel senso che una volta si parlava di capitalismo cognitivo e si pensava un po' che il capitalismo cognitivo, il cognitariato, non so se vi ricordate, cioè c'era molto questa cosa del lavoro immateriale e del fatto che la classe creativa, il cognitariato dovesse essere quella che un po' ricostituiva il soggetto, che doveva essere un po' il soggetto politico. E quella cosa lì si è completamente sfranta di fronte al fatto che cognitariato, capitalismo cognitivo, in realtà vuol dire avere, come dire, uno spinotto dietro il collo che, come dire, succhia direttamente da dentro, che è una macchina estrattiva che estrae direttamente da dentro. Adesso dico spinotto perché, come dire, volevo creare un po' di uno scenario alla Matrix, ovvio che non ce l'abbiamo lo spinotto, semplicemente la nostra attenzione viene drenata e quindi la nostra, cioè si dice che noi quando siamo sui social produciamo la nostra soggettività, produciamo noi stesse. Noi produciamo nel senso che raccontiamo chi siamo, raccontiamo la nostra giornata, raccontiamo la nostra vita anche solo la macchina, il panottico, la macchina che sta dietro e che estrae informazioni, raccoglie tutti i dati, fin qua ci siamo, vero? Cioè noi scrolliamo e il fatto che noi passiamo tanto tempo a guardare il profilo della nostra ex fidanzata, anche quelli sono dati.
cioè tutto il tempo che io ho passato a guardare il suo profilo e a piangere sono dati che poi diventano big data, anche se io di fatto attivamente non ho fatto niente, perché non è che ho messo dati nella piattaforma, però ho passato del tempo sulla piattaforma. Dove ho passato del tempo e come l'ho passato sono dei dati significativi anche dal punto di vista economico. Allora, è una sorta di macchina che è come se fosse un asciugatutto, non so come dire, asciuga tutto, assorbe, come dire, l'attenzione, i dati ambientali, assorbe, come dire, il codice delle relazioni sociali. Quello va bene, Quello va bene. alla parte economica, così intendi. Allora, come tutto questo si trasforma in denaro? Sì. Ok, allora, perché io che mando un messaggino al mio amico, gli dico ciao merdaccia, come stai? Pronto. Di per sé non significa nulla, però in realtà significa tantissimo se è messo all'interno di un gruppo di dati molto grande, ok? Perché all'interno di un gruppo di dati molto grande, a livello semiotico, io sto, per esempio, addestrando un'intelligenza artificiale a capire che io sì lo sto insultando, ma lo sto insultando affettuosamente perché in realtà gli sto dicendo cosa fai stasera che io non c'ho niente da fare. Tutte queste dimensioni spurie delle relazioni non costituiscono ricchezza se prese da sole, ma se questi elementi diventano comportamenti sociali e possono essere codificati come comportamenti sociali, diventano delle cose su cui è possibile fare delle statistiche. Dal momento in cui il mio prot diventa una statistica, diventa ricchezza, perché può essere venduta a qualcun altro. E chi sono, come dire, quelli che si comprano i dati prodotti da noi attraverso le piattaforme dei GAFAM? Sono l'industria della moda, l'industria farmaceutica, l'industria bellica, l'industria del turismo, tutte le altre grandi industrie, sono loro i veri clienti. Ci sono i GAFAM e ci sono i loro clienti. Noi siamo una cosa molto strana che è materia prima e nello stesso tempo però anche le operaie che la raffinano, ok? Perché in qualche modo siamo noi che produciamo il nostro, cioè noi facciamo il nostro miele, ok? Perché questo è quello che fanno, come dire, viventi e forse anche i non viventi, producono la propria stessa manifestazione. Nel produrre la nostra stessa manifestazione, dal momento in cui questa cosa viene copiata in dei server e diventa, come dire, dato statistico insieme ad altre produzioni, a quel punto acquista un valore economico. Effettivamente mancava questo pezzo, quindi grazie di averlo chiesto, perché è tutto gratis, no? Però come si dice, se è gratis la merce sei tu. Come fai a diventare merce? In questo modo qui, perché la tua esperienza online viene reificata, cioè diventa oggetto, diventa un oggetto misurabile e poi, come dire, che può essere accorpato ad altri e diventare un pacchetto di statistiche merceologicamente rilevante. Io a un certo punto ho anche la responsabilità, perché dopo cominciano a guardarmi male, anche se io non li guardo, sento gli sguardi che mi guardano male, di tagliare a un certo punto. Non so se c'è qualche altra cosa. Appunto, bisogna che raccogliamo raccogliamo le ultimissime, perché poi sono discussioni che più le si ascolta, più ci si entra dentro, più si aprono delle ramificazioni e delle implicazioni, più ci si starebbe, ovviamente. Ed è per questo che si mettono di sera tardi, perché così ad un certo punto ci si deve interrompere. Ma questa è una manipolazione che non è delle big tech, queste qua, è un autosabotaggio che ci facciamo noi. Però, ok, sono ultimi spunti, ultime riflessioni. Vabbè, io sono venuta qua perché c'era la parola scuola e etica. Hai parlato di merce. Io mi sono trovata a dire a dei genitori che i loro figli sono merce. E quindi, da un punto di vista etico, cosa possiamo fare? Allora, noi abbiamo fatto facciamo degli incontri di formazione con i genitori e facciamo anche degli incontri di formazione con le persone bambine o le persone adolescenti. Però, come vi dicevo, io faccio le cose con il mondo degli adulti.
quando parliamo con il mondo degli adulti, in questo caso lo specifico dei genitori, cerchiamo di un po' dire le cose che abbiamo detto stasera, quindi cercare anche un po' di fare il quadro della situazione e dire attenzione perché questo oggetto che viene regalato per la prima comunione, come se fosse l'orologio che mi hanno regalato a me 30 anni fa, 50 anni fa, non è, cioè, è un oggetto molto più sofisticato, molto più complesso, non è semplicemente uno status symbol, è anche uno status symbol, però poi, come dire, dobbiamo andare a capire un po' meglio questo oggetto come è fatto. Quindi da una parte, come dire, c'è questo aspetto qui che è la cornice, dall'altra ci sono i singoli software, per cui, come dire, per esempio una cosa che abbiamo registrato tanto, problematica nel rapporto con i genitori, è l'uso di Google Family o comunque degli applicativi di parental control, perché in qualche modo ci fanno normalizzare il controllo come una forma di cura, mentre invece il controllo è una forma di abuso tendenzialmente, per cui se tu sin da bambina sei abituata al fatto che tuo padre e tua madre comunque ti controllano attraverso una tecnologia, non avrai nessun problema quando diventi poi una giovane donna di 16, 18, 20 anni a farti controllare da, come dire, il ragazzo, la ragazza con cui, tendenzialmente il ragazzo, con cui stai avendo una storia in quel momento, perché l'hai normalizzata, hai, come dire, naturalizzato il fatto che quella cosa lì è ok, è un rapporto di cura, è un rapporto di attenzione, si preoccupa per me e quindi... E poi c'è anche la dimensione del controllo reciproco anche, però qui siamo più nelle relazioni tra ragazzi, ragazze, giovani, ragazzi. E, per rimanere sulla questione genitori c'è poi anche tutto anche la dimensione del ti tolgo il telefono, la punizione che passa attraverso, come dire, il fatto che ti tolgo il telefono. E che però, come abbiamo descritto questa sera, ti tolgo il telefono, non è, cioè ti tolgo un braccio, ok? Tu hai sviluppato il terzo arto e io a un certo punto te lo tolgo perché questo terzo braccio che hai sviluppato è talmente performativo e vedo che ti modifica così tanto e vedo che lavora male su di te perché vedo che, come dire, n motivi che un genitore può avere legittimissimi, però la cosa è ti levo e questo genera ovviamente un senso di, siccome c'è un problema di assuefazione, poi tu, come dire, vai in astinenza da quella cosa, vai in astinenza e ti senti tagliato fuori anche dalla vita sociale. Quindi nel rapporto con i genitori, quando facciamo gli incontri con i genitori, cerchiamo di negoziare, di lavorare sulla negoziazione. Di lavorare sulla negoziazione vuol dire consapevolezza dello strumento, ma anche andiamoci piano perché siamo merce ma siamo anche assuefatti a essere merce e quindi non nasciamo assolutamente. No, assolutamente, per questo si diceva anche con le persone molto piccole, cioè il fatto che una volta si diceva la televisione fa da babysitter, piazzano i bambini davanti alla televisione, ma ancora cara televisione, perché comunque con la televisione non è che interagisci, invece col telefono interagisci e se il telefono è fatto, come dire, l'interfaccia, l'ergonomia dell'interfaccia è gamificata ed è fatta per essere utilizzata, cioè è stata, come dire, nasce per essere utilizzata anche da chi ha un carico cognitivo molto basso, quindi da chi ha una lesione cerebrale di fatto, e quindi da lì in poi tu puoi essere produttiva, che è meno di 0,99, cioè, e quindi vanno spiegati questi processi, cioè va fatto un po' di alfabetizzazione, che però non è l'alfabetizzazione che facevo io, che facevamo noi all'epoca, perché quella non la vuole più nessuno. Cioè l'alfabetizzazione è un'alfabetizzazione, come dire, ai comportamenti produttivi o non produttivi, alla dimensione della gamificazione, a come tutto questo si trasforma in denaro, in manipolazione. E poi arriva la tecnica. Sai dove arriva la tecnica? Arriva quando le persone hanno bisogno. Per esempio io faccio formazione alle operatrici dei centri antiviolenza. La cosa su cui sono specializzata, diciamo, a livello di formazione sono le operatrici. E
E mi piace tantissimo farlo, sono super appassionata perché le donne che vanno nei centri antiviolenza hanno veramente tantissimo bisogno di fare autodifesa e di cambiare i comportamenti. Quindi di fatto li cambiano i comportamenti. Cioè dal momento in cui sono nello stato di bisogno estremo, si attivano le sinapsi proprio, cambiano i percorsi neuronali, non fanno più gli stessi percorsi, sono costrette a cambiare percorso e a quel punto attivano una capacità di relazione con la tecnologia completamente diversa, perché non vogliono rinunciare e quindi se devi mettere Signal, metti Signal e sei pure contenta di metterlo, perché comunque è una cosa che ti fa rimanere in contatto e da lì ti, come dire, riabitui a interfacce non gamificate, cioè cominci a usare dei software che ti sarebbero sembrati, come dire, delle cose contraffatte, perché comunque l'open source ha questo effetto sulle persone abituate a un certo tipo di prodotti super appunto sapidi o pieni di glitter fatti in un certo modo, quando poi li presenti open office, la gente non reagisce, dice cos'è questa cosa schifosa, cioè non la voglio usare, perché è come comprare i calzini contraffatti della Nike, cioè lì sembra di usare un prodotto taroccato, mentre invece semplicemente è un prodotto che non ha all'interno tutti gli elementi della gamificazione. Non ci rimane che ringraziarti Io ringrazio. e invitarti successivamente